Buona domenica a tutti. Oggi, essendo il giorno del sole, vorrei parlare di quella che è conosciuta come la capacità di creazione di una routine mentale per poter giungere a trasformarsi durante i giorni, durante le settimane, durante i mesi, a livello di mente. È molto importante riuscire a capire che nella scienza ammonia la cosa principale che mi venne insegnata quando ero ragazzo era il guidare i propri pensieri, il proprio pensiero. Guidare il proprio pensiero significa guidare la luce astrale, cioè guidare quell'energia assoluta che esiste, che ha creato qualsiasi cosa e che noi possiamo modificare mediante le nostre capacità di dominare la nostra mente. La luce astrale, definiamola un attimo. Luce astrale. Astrale significa senza luce, senza... Lo so che sembra una cosa strana, no? Luce senza luce. Ma effettivamente è questo che stiamo tentando di capire. Cioè, per capire la luce astrale dovete chiudere gli occhi. Solo così ve la posso spiegare, non posso spiegarvela diversamente. Chiudete gli occhi. Chiudeteli, non state lì a immaginare, ah sì, chiuderò gli occhi. Chiudete gli occhi, adesso, come faccio io, e immaginate qualsiasi cosa. Rivedete, che ne so, una vecchia vostra avventura, rivedete una vacanza passata, rivedete un'immagine. Ecco, io adesso sto immaginando una chiave, una bella chiave che è d'oro oppure di metallo. E quindi in questa immagine io sto guardando nella luce astrale. Tentiamo di far capire a tutti e di non tenerlo solo come segreto, come fanno tutte le persone che sono coinvolti negli ordini, nelle fratellanze, no? E che non vogliono dire a voi come stanno le cose. Io ve le vengo a dire. Per vedere nella luce astrale chiudete gli occhi. Una cosa molto bella che potete fare, e se avete il pensiero calmo riuscirete a fare, se vedete un oggetto davanti a voi, chiudete gli occhi e rivedete l'oggetto con la mente. Rivedendo l'oggetto con la mente, voi cominciate a vedere, all'inizio sarà un po' confuso, ma comincerete a vedere con gli occhi astrali. Gli occhi astrali li potete poi muovere ovunque. Se siete molto bravi, potete benissimo anche chiudere gli occhi e mandarli da qualche parte, nel tempo e nello spazio. Non sto scherzando, dovete solo provare. Io mi sforzo di dire sempre di praticare per questo motivo, perché finché voi non praticate, tutto quello che io dico sono soltanto teorie, no? Ma io starei spendendo la mia vita, la mia energia, se queste fossero solo teorie? Se non ci fosse neanche un granello di verità? E tutti gli antichi porterebbero queste conoscenze nei millenni se non ci fosse la verità. Può esistere qualcosa quando non c'è la verità? Può? Non può, perché prima o poi scompare. Quindi provate, chiudete i vostri occhi, chiudeteli, immaginate qualsiasi cosa e questa luce che vedete, questa luce che fa in modo di crearvi l'immagine è la luce astrale. Bene, questa luce astrale è completamente connessa con il pensiero. Ogni pensiero che crea dentro di voi delle azioni proviene da questa luce astrale. Va bene che vedi anche tutto nero, Giuseppe, non c'è nessun problema, ma il segreto è semplicemente far emergere le immagini, Giuseppe. Non ti sforzare di vedere qualcosa, chiudi gli occhi e ricorda. Chiudi gli occhi e ricorda quando eri al mare, ricorda quando eri in montagna, o ricorda l'estate scorsa, o ricorda Natale scorsa. Non stai vedendo qualcosa che viene fuori? Non è importante vedere con chiarezza questa cosa, perché questo viene vista con chiarezza quando veramente
c'è la pratica, ma tu ricordi, ma anche quando sogni, Giuseppe, quella è luce astrale, una luce interna che si accende. È lì che vive l'alchimista, il mago, è lì che vi voglio portare per essere liberi, perché lì si stabiliscono le azioni del controllo su di voi, lì bisogna dominare, lì bisogna creare una capacità di dominio. Quindi ecco che se io vedo di fronte a me una persona, un essere, qualsiasi cosa, e riesco a vedere con la vista astrale, col pensiero, quindi con l'altra luce, io vedo che cosa veramente è quella persona. Questa è una tecnica di diagnosi che usano molti maestri bravi, ossia anche quando si fa un'iniziazione a qualcuno, no? Quando si fa un'iniziazione a qualcuno poi si dice pratica queste tecniche e la persona si mette a praticarle. Se quando la persona si presenta al maestro, il maestro lo osserva in questa maniera nella sua pratica e vede i simboli stabiliti nella sua aura, allora ha praticato. Se non sa che non ha praticato, lui con la bocca dirà no, ho praticato, ma in realtà non ha praticato. È quello che accade anche quando ci sono le assunzioni alchemiche, no? Con le assunzioni alchemiche si vede subito se l'aura è diversa, si vedono i colori differenti, perché in alchimia c'è la classificazione dei colori. Quindi è chiaro che se io ti do delle assunzioni solari e non vedo la tua aura che diventa più luminosa a livello aurico, a livello di oro, a livello giallo, diventa più gialla, più chiara, ecco che direttamente tu non hai praticato, cioè non hai assunto. Bene, Stefano. Mi raccomando, quindi il pensiero. Dovete stabilire delle nuove abitudini perché l'elite e coloro che conoscono queste cose è lì che vanno a dominare, è lì che vanno a seminare, è nel vostro campo astrale che viene seminato e poi i semi nascono. Quindi, chiudendo gli occhi, voi avete l'idea di cosa veramente è possibile fare. Lì vedrete la vera percezione, lì capirete che cosa sta per nascere. E molte persone nei sogni, giungono a vedere quello che sta accadendo, che sta per accadere. Perché? Perché nella luce astrale si stabilisce la realtà dei semi che scendono direttamente dal mondo causale. Questo è fondamentale per riuscire a diventare liberi. E io quando ero ragazzo e mi davano gli esercizi da fare, vedevo con occhi diversi, sentivo con occhi diversi, gustavo con un gusto, sentivo con orecchie diverse, gustavo con un gusto diverso. Ecco, qui entriamo nelle pratiche chiamato del pentagramma, le pratiche dei nostri sensi che sono attualmente tenuti schiavi, che sono attualmente tenuti sotto catena e che quindi non hanno il massimo della loro accensione come ponti di conoscenza. È normale che coloro che vogliono dominare l'essere umano vadano ad agire su questi sensi, vadano direttamente a bloccarli, vadano a mettere tanta sporcizia affinché questi sensi non possano funzionare. Nei corsi online che sto facendo, e vi invito ad andare a vedere questi corsi online, e ci sono anche solo corsi online, non per forza fisici, per chi non può, parlo di questo, insegno come fare a liberarsi assolutamente di tutte queste cose, a giungere ad un livello più profondo, ad osservarsi. Ricordate che nel campo astrale tutto fluisce. Astron, luce astrale, astron, cioè senza luce, ma è anche luce stellare, cioè ci stanno ad indicare che è la stessa luce che c'è nelle stelle, che noi quando alziamo gli occhi al cielo vediamo. Noi stessi siamo la potenzialità energetica di una stella. Noi stessi siamo stati costruiti sugli stessi principi di una stella che funziona. La libertà esiste solamente quando in questo campo astrale è possibile andare a generare delle idee dal campo superiore causale affinché, cadendo in questo campo astrale, vadano a seminarsi e quindi a discendere sulla terra. Ecco tutte le divinazioni, ecco tutte le magie, ecco l'alchimia, ecco la grande scienza occulta che si basa assolutamente sull'anima umana e quindi si basa assolutamente sul grande mistero che è l'anima umana. Voi. È quello che tentano di negarvi. Vi hanno dato un contentino parlando di psicologia.
Certo, ogni uomo e ogni donna è una stella, lo è, al 100%, perché ha la stessa energia potente, lo è. Non è possibile, assolutamente, non capire che siete dei, che siete potenti, che potete essere immortali, che potete essere non fagocitati, che potete vivere non come una massa di insetti, come vogliono queste persone, che potete non avere solamente nella vostra mente l'idea del denaro, del tirare a campare, del lavoro che loro hanno creato, perché se entrate nel campo astrale, se cominciate a vedere questa luce che è dentro il vostro cervello, che entra e che esce, diciamo così, in una maniera un po' temporale, no? Ma almeno tentiamo di capirla, se riusciamo a captarla e a vederci, è come un fiume che continua a passare. Qui ci sono i cosiddetti registri acasici, cioè vedere che cosa è stato fatto in tutto l'universo, da tutte le parti, non soltanto sulla Terra, ci sono quelli terrestri, via via ci si allarga fino al massimo. E quindi la pratica dell'alchimia, la pratica della magia trasmutatoria e sintetica, la pratica della deprogrammazione, la psicociclica e tutti i corsi online che sto mettendo, che ho messo su internet, sul mio sito, e anche quelli fisici che facciamo quando ci incontriamo, porta a questo. Senza andare a vedere e a stabilire questa luce astrale che è il mistero dell'anima, non è possibile fare nulla. Buongiorno Elli. Si pulsa, si muove perché è viva, perché si muove, perché sono come vortici. Non so se capita spesso l'estate, oppure capita perché è molto pieno di questa energia, oppure capita durante una giornata con il sole, no? Se guardate il cielo, insomma il cielo blu, voi vedete tanti puntini piccoli, piccoli, piccoli luminosi. Ci fu un altro grande maestro che li chiamò Vitatroni. Alcuni lo chiamano prana, in Occidente noi la chiamiamo luce astrale, forza astrale. Questi puntini luminosi che potete vedere anche nel buio, potete vedere anche, c'è anche adesso, che ne so, davanti a voi, se vi fissate su qualcosa, allora la scienza ufficiale cieca, che c'ha proprio i paraocchi, vi dirà che è un difetto della vista o che è un qualcosa in sovrappiù, che la vista per bla bla, la retina, il cristallino. No, quella è la luce astrale. Ricordatevi che ogni cosa che voi percepite dall'esterno va a rifrangersi nel vostro cervello e il vostro cervello ve la traduce. Quindi non andate a percepire direttamente ciò che c'è fuori, ma andate invece a vedere ciò che c'è nel vostro cervello, cioè la vostra mente percepisce ciò che il vostro cervello vi sta traducendo, non state vedendo fuori queste cose. Perfetto Elena, questa è la luce astrale, queste sono particelle astrali sottilissime eterne, queste particelle come tanti punti vanno mediante la volontà o dell'essere umano o mediante la volontà del creatore o di qualsiasi altro essere che ne è capace, a coagularsi come tanti punti, come tanti mattoncini Lego creano la cosiddetta realtà, ma che è una realtà fittizia, perché, ripeto ancora, la luce che è fatta di energia astrale, ricordatevi però che è diversa, la luce fisica ha una connotazione magnetica differente da questa luce che è solo vitale, viva. Sì, certamente, è della stessa cosa che io sto parlando, Marisa, sto parlando di questa cosa, sto parlando della vera luce, non della luce a metà che ci hanno insegnato, quella che vi sta consentendo di vedermi. Questa è la luce esterna, questa è la luce esterna, questa è la luce fisica che distrugge le cose astrali. Cioè quella luce che voi vedete quando chiudete gli occhi viene distrutta perché da questa tipologia di luce. Mi state capendo perché siete tenuti bloccati qui? Perché questa luce blocca l'altra, mentre questa luce magnetica ed elettrica ha l'altra luce vitale. E questo l'orgone di Reich, e questo il prana, e su questo si basa la vostra anima, di questo è formata la vostra anima, su questo si basa l'alchimia che porto, su questo si basa la magia trasmutatoria, sintetica, la deprogrammazione, tutto ciò che io vi sto portando. Questo è.
Questa luce è amore. Non ha altra connotazione, perché tende a corporificarsi. E soltanto quando c'è amore c'è unione. Spesso ho chiesto, no? Ma secondo voi la creazione che è stata, che voi vedete in giro, la creazione è fatta per amore o per odio? Se fosse amore, non ci sarebbe stata un'esplosione divisoria o divisiva. L'ho detto a Gioia del Colle l'ultima volta che sono andata a scuola. Allora è amore o odio? Quando c'è divisione c'è odio. Quindi l'opera d'amore viene dopo, per riunire tutti indietro. C'è questa energia che viene spalsa, quindi viene divisa, viene riunita. Ecco perché l'alchimia è la scienza dell'amore. Buongiorno Simona. Buongiorno a tutti. È la scienza dell'amore. La magia è la scienza dell'amore. La deprogrammazione è la scienza dell'amore, perché deprogramma la vostra anima, la rende capace di percepire questa luce che è la vostra anima. Quest'anima che è il mistero assoluto, quest'anima che è talmente grande che né tutta la fisica, né tutta la chimica conosciuta, né tutta la biologia, né tutta l'ingegneristica, tutta la medicina, nulla ha valore, neanche peso, tutta la letteratura, se non quest'anima. Dove la possiamo trovare quest'anima? Nell'arte. Nell'arte troviamo la prima espressione dell'anima. La scienza fa parte dell'anima? La scienza attuale non fa parte dell'anima. La scienza attuale è una scienza che porta la coscienza a impietrarsi, ma se voi chiudete gli occhi, voi vedete dentro voi stessi, voi vedete nella vostra anima e voi potete agire. Quindi ecco che quando qualcuno vuole ispirarvi a portare delle energie, quando qualcuno vuole assolutamente dominarvi, fa in modo che questa luce in voi possa essere bloccata. Qui mi si dice connessione debole. Vediamo se riesco a sistemare questa connessione. No, mi sembra giusta, mi sembra. Va bene. Purtroppo siamo in Italia e la connessione italiana non è tanto buona, io mi appoggio a una cosa italiana, quando sono all'estero è difficile che accada. Buongiorno Laura. Quindi, cosa voglio proporvi? Vi voglio proporre di chiudere gli occhi, di osservare questa luce e di vedere che cosa sta navigando dentro di voi, quali sono le immagini. Ogni immagine è la rappresentazione di un'energia che è dentro di voi, che sta agendo a livello sottile. Se voi immaginate un fiore, c'è un'energia dolcissima. Se immaginate una guerra, c'è un'energia pesante di distruzione. Se per caso, senza volerlo, immaginate, quando chiudete gli occhi, vedete delle immagini strane che non potete neanche collegare alla vostra coscienza, immaginate che cosa c'è là sotto. Le immagini, quando chiudete gli occhi, vi mostrano quali sono i fiumi sotterranei che stanno scorrendo energeticamente in voi e che si predispongono alle prossime azioni che farete nella vita. Ecco la divinazione. Molti usano le carte, usano i tarocchi, usano i pendoli, usano tutte queste cose qua, le rune, che ne so, tutte queste cose qua, la geomanzia, eccetera, eccetera. Ed è una delle basi di istruzione, no? Per quanto riguarda la magia, cioè riuscire a capire, a dialogare con questa parte profonda che si basa direttamente sulla luce astrale, su questo deposito che è intorno alla Terra, no? E quindi, ma voi chiudendo gli occhi, se in questo istante chiudete gli occhi e avete in mente un anello d'oro, vi viene in mente così un anello d'oro, che cosa vuol significare? Perché è venuto in mente un anello d'oro? Quale energia? Ricordatevi che niente ha effetto se non c'è una causa. Quale energia si sta muovendo per fare in maniera che voi vediate questo anello d'oro? Che significa? Qui entriamo nel simbolismo analogico e nella conoscenza di ciò che noi dobbiamo direttamente andare a sapere. Un anello d'oro, anello, un cerchio, quindi il tutto, d'oro, solare, la coscienza, anello si mette al dito, quindi è un'azione.
Quindi dobbiamo capire che prossimamente molto probabilmente faremo un'azione collegata a quello o c'è qualcosa che vuole sfociare, ma anche nelle malattie è la stessa cosa. Nelle malattie noi prima di avere una malattia avremo tante immagini della malattia che sta arrivando. Avremo tanti sogni, avremo tante immaginazioni, tante visioni, tante sensazioni sottili, ma noi non ci badiamo. Ma così accade qualsiasi cosa, Facciamo un esempio? Questo qui appare anche all'esterno. Cioè, le immagini che vedete all'esterno non sono immagini esterne. Io, per esempio, qui ho un bel, eccolo qui, un bel pellicano con il naso. Che significa? Sta apparendo all'esterno? No, è dentro di me. Perché? Perché l'immagine, cioè la luce, batte su di esso, entra dentro il mio cervello, e il mio cervello la codifica, la mia mente la vede. Ma sta avvenendo nel cervello, in questa scatoletta che è completamente chiusa, è buia, è totalmente chiusa, c'è buio assoluto come una camera oscura. Quindi è all'esterno o all'interno? È all'interno di me. Ogni realtà che vedete è dentro di voi. È inutile, dite, ma sta accadendo fuori di me. No, accade in voi, quindi anche ciò che vedete all'esterno durante la giornata o nei giorni, sappiate che è un simbolo, un significato, altrimenti non l'avreste incontrato. Quel significato significa che una energia si sta muovendo. Qui entriamo nella visione della magia assoluta, nella visione della conoscenza della magia e della divinazione diretta, che non c'è bisogno nemmeno di tarocchi, di carte, di tutte queste cose qua. Facciamo un esempio? Quanto? 10 giorni fa stavo camminando e ho visto una macchina, una domenica, Agostino, ho visto una macchina con l'avantreno davanti rotto, con le ruote rotte, si era spezzato l'avantreno. Ma questa era una visione interna che si stava espletando all'esterno, cioè che cosa stava per accadere. E io ho detto a mia moglie che era a fianco a me, dico, non mi piace questa visione che abbiamo incontrato, non mi piace questa cosa che abbiamo incontrato. Sapete la moralità della favola? Che quando sono tornato io alla base mi è stato detto che devo cambiare le gomme perché ti sta rompendo l'avantreno, devo cambiare i braccetti, devo cambiare, cioè mi sono stato avvisato. Io sono andato proprio a vederla questa cosa, sapendo che nulla accade a caso. Vedete questo suono che sentite, questo allarme? Perché vi sto dicendo la verità. Vi dice state attenti, è la verità quello che sto dicendo, nulla accade a caso, qui entriamo nella sincronicità, che non è un'invenzione mia ma neanche di Jung, è un'invenzione, non è un'invenzione, è la realtà delle cose. Ma se un uomo razionale come Jung ha detto che esiste la sincronicità, andate per leggere la sua introduzione meravigliosa, buongiorno Luca, meravigliosa, buongiorno Antonio, buona domenica a te, la sua introduzione al libro I Ching dei mutamenti. Buongiorno Angela, voi andate a vedere che sto dicendo la verità. Sì, bisogna disvelare. E quindi io avevo capito prima, ma tutto accade. Voi saprete anche quando dovete morire, buongiorno Luca, quando dovete morire. Dovete soltanto dire, il grande maestro tal dei tali ha saputo prima che doveva lasciare il corpo. Certo, perché ha questa capacità, ha visto prima i segnali e sa, e diventa pronto. E questo è il problema. Questo dovete capire. Non so, qui mi dice connessione debole. Forse devo cambiare Vediamo se cambio il posto della telecamera. Ecco. Ho cambiato il posto della telecamera. Vediamo se c'è più segnale così. Avete capito cosa vi sto dicendo? Tutto questo è nella vostra testa, è nella luce astrale. La vostra testa è come un'antenna, registra tutto questo, è come se fosse un'antenna dentro questo mare infinito di luce astrale e capta, prende, ascolta, solo che voi siete troppo distratti, siete stati creati distratti dalla civiltà, siete stati creati distratti dalla religione, siete stati creati distratti dall'educazione, in modo che voi non possiate prestare attenzione a ciò che vi passa per il cervello, perché ciò che vi passa per il cervello sarebbe, se fosse osservato, sarebbe ciò che sta avvenendo dentro di voi, ciò che si sta muovendo, i serpenti sotterranei, ma allora viene usato tutto questo per potervi dominare. Viene usato tutto questo affinché voi possiate essere dominati mediante le idee che vi sono messe dentro il campo astrale, ma non solo sono sparate nel campo astrale della Terra e voi le captate.
Le idee sono sparate nel campo astrale della Terra mediante delle tecniche particolari e voi le captate. E tutti hanno le stesse idee. Se non ci si riesce a proteggere, se non ci si riesce a entrare nella propria bolla, ma anche se siete insieme a cena con delle persone, o se uscite, o se andate all'università, o se andate al cinema, immaginate, o se andate agli stadi, voi captate le idee di tutti, voi state captando tutti, voi vi state sporcando. Ecco perché il lavoro che fate magari in casa da soli, o il lavoro che fate a livello alchemico, il lavoro che fate a livello magico, eccetera, eccetera, poi va a essere dissipato se non siete chiusi dentro di voi, se il vostro pensiero non è dominato. Quindi dovete dominare il vostro pensiero, una specie di dieta mentale. Riuscite a farla sta dieta mentale? Riuscite, cioè voi tutti siete fissati a fare le diete fisiche, voglio essere bello, voglio avere un seno fatto così, voglio avere i glutei così, voglio avere i fianchi così, voglio fare la ginnastica, va bene, perché non fate la stessa cosa con la mente? Perché non lo fate? Il corpo cessa, la mente no. Le idee sono le parole, certo che le idee sono le parole, come parli pensi, come parli pensi, e attenzione, vi mantengono in una lingua soltanto, non vi insegnano in altre lingue, così possiate pensare solo in italiano, in tedesco, in francese, in ungherese, e quindi siete limitati solo a quel pensiero. Ecco il pensiero unico che è libero dalle lingue, ecco il pensiero libero dal cervello, perché il cervello deve parlare per pensare. Grazie Ellie. Sono domande che hai, ma come ce l'hanno tutti? Quindi è ciò che la coscienza urge di conoscere, ma che nessuno vi dice, perché altrimenti perdono il potere. Se vi dicono queste cose, non potete andare ad inginocchiare di fronte al gran maestro, di fronte al presidente, di fronte a quello a chiedergli una grazia, perché diventate liberi. E questo è il problema, essere liberi per loro però, ma non per voi. Quindi la fate sta benedetta dieta mentale. Ricominciate a decidere da domani, che è lunedì, ma magari per un giorno, chi riesce lo fa di più, a pensare solo ciò che volete veramente. Scrivetevelo oggi. Domani penserò a questo, a questo, a questo, a questo. Ogni pensiero sarà escluso. Pensieri positivi, perché voi potete cambiare profondamente la vostra vita. Questa è la deprogrammazione, questa è la magia, questo è quello che sto dando. La cambiate completamente. Totalmente la cambiate. Perché il pensiero crea le azioni. Creando le azioni con il pensiero voi la cambiate. Esistono tecniche, d'accordo, ma fate questa cosa semplice. Come diceva il mio maestro, è assurdo giungere a dire voglio essere un mago o un alchimista se non si riesce nemmeno ad avere nella prossima giornata l'impegno di fare solo alcune cose e basta, a qualsiasi cosa accada. Facciamo un esempio? Createvi un centro. Domani io farò questa cosa, poi farò questa cosa, poi farò questa cosa e questa, e stop. E qualsiasi cosa accada, caschi il mondo, io non farò altro. Quindi questo vi porta, se lo fate spesso, a una dieta mentale, a non pensare cavolate o quello che vogliono loro, questo pensiero sparato nell'etere, e voi cominciate a diventare un centro. Cominciate a coagulare l'anima, la vostra energia comincia a diventare forte. Ma qualsiasi cosa accada, non è che se voi avete deciso di fare queste 10 cose, telefona l'amico, ma dai, esci, ma dai, ma che stai a fare? Ma sì, vabbè, va. No, lì è persa la cosa. Perché voi siete, vedete così, in balia degli eventi. Non dovete essere in balia degli eventi, dovete fare quello che volete voi. Questa è la prima chiave dell'iniziazione reale. Attenzione, gli ordini vi danno delle pratiche da fare. Queste pratiche, se fatte in una certa maniera, vi portano ad avere una certa linea di pensiero. Certo, per volontà, non per dovere. Ma Marisa, ma abbi pazienza, ma quante volte noi abbiamo abdicato alla nostra volontà per far piacere agli altri? Ma la vogliamo smettere? Possiamo far piacere agli altri soltanto quando veramente c'è bisogno, va bene, ma ogni tanto possiamo pensare a noi stessi. Questa è la via individuale. Smettetela di essere gli agenti degli altri. Noi facciamo tutto per gli altri e non diciamo una parola per non offenderli, e gli facciamo il cibo che vogliono, e gli diciamo quest'altro, è tutto per far piacere. Ma loro non pensano a voi. Volete pensare un pochino a voi? Siete tutti agenti degli altri. Fate tutto quello per far felici gli altri. E voi? Chi vi fa felici?
Mi dite chi vi fa felici? Ditemelo. Questa è la prima chiave dell'iniziazione. Senza questo voi siete persi. Devo far felice il gran maestro, devo far felice il maestro, devo far felice il prete, devo far felice il politico di turno, devo far felice la moglie, il marito, il figlio, devo far felice il professore, devo far felice il fidanzato, la fidanzata. E voi? Chi pensa a voi? Teoricamente dovrebbe pensarci l'altro, ma ci pensa? Cominciate a pensare da voi stessi, perché nessuno può prendersi cura di voi stessi se non voi stessi. Come si inizia? Con la dieta mentale. Decidete 10 idee, 10 cose da fare domani e fate solo quelle. Lo so, dici, ma maestro, ma è impossibile, perché devo andare a lavorare in fabbrica, devo andare a lavorare di qua, devo uscire ad andare a prendere la bambina. Benissimo, a quel punto inserite le cose da fare nelle cose che fate e tentate di mantenere delle idee. Tentate di vedere quando arrivano dei pensieri, ma da dove stanno arrivando? Il pensiero è involontario, Maurizio. In tutti è involontario. Io sto tentando di farvelo diventare volontario, cioè che voi lo possiate creare. Attualmente vi è creato automaticamente, Maurizio, con pensieri sparati nell'etere, con il marketing, con l'insegnamento, con l'educazione, con tutte le cose che ci sono in giro, con le letture, con i film. Io sto tentando di rendervi centrali, non di essere una circonferenza, ma anche quando entrate in religione, ordini e cose varie, voi siete soltanto una circonferenza, ma non siete stufi? Io ho cominciato ad essere più isolata qui. Poco simpatica, chi se ne frega, anch'io sono poco simpatico, mi faccio i fatti miei. Allora? Perché nessuno, cioè a tutta la gente piace che si fanno i fatti nostri. Noi dobbiamo essere gentili e dolci con tutti. E gli altri? Pensate a voi stessi. Pensate a voi stessi. Buddha lo disse prima che venisse cancellata sta cosa. Siate isola a voi stessi. Ma no, ma questo vuol dire un egoismo particolare e quindi non è una grande compassione. Nacque il Mahayana che dà cibo ai preti e voi andate a portare roba. Ma vuoi fare il prete? Fallo per fatti tuoi. E devi anche guadagnarti da vivere. Perché devi pesare sulla comunità tu che ti occupi di spirito? Perché? Perché devo portarti i soldi a te? Sei un parassita. E perché i politici cosa sono? Non sono parassiti. Con la loro capacità, il loro forbismo di parlare. E i filosofi, la malapianta della malapianta insieme con i teologi, vi fanno solo pensare, non vi fanno mai fare. La magia, l'alchimia, la deprogrammazione, le scienze antiche tradizionali sono azione. Quando si conosce il principio, si deve agire immediatamente. Non devi sentirti in colpa, Simona, sono fatti loro. Ricordati che quando sarai sul letto di morte, tu sei sul letto di morte. Quello che hai fatto. Basta, è finita. Ok? Ti tocca tornare, se hai coagulato un po' per tornare. Questo è il motivo per cui mi hanno sempre dato dell'egoista, perché ho sempre pensato a me stessa per non essere risucchiata dagli altri. Fai bene! Questa è la chiave iniziale. Poi da lì questo egoismo viene trasformato in oro. Si dice in alchimia che l'oro, prima di essere purificato, cioè il sé prima di fiorire, è un oro sporco, è egoista. Ma se non crei questo punto, tu ti perdi. Eh sì, dobbiamo volerci bene, dobbiamo amarci tutti insieme, dobbiamo accoglierci tutti, dobbiamo riunirci a fare i giratoni tutti insieme, balliamo tutti insieme, tutti un'unica sensazione, tutti un unico formicaio. Siamo un formicaio, siamo un verme, dobbiamo fare tutte le stesse cose. Questa è l'arte regia che vi sto dando, l'arte di essere re di voi stessi, regine di voi stessi. Fregatevene degli altri se non vi vogliono seguire in questo. Intanto cominciate assolutamente a capire che cosa diavolo vi passa per la mente e smettetela di tentare sempre di vivere facendo dei favori agli altri. Dovete chiudervi nel vostro Atanor, nel vostro cerchio magico. Dovete capire che cosa si agita dentro di voi. Questa è la luce astrale, perché lì nasce la dannazione o la liberazione dell'essere umano. E io li vedo, per strada quando cammino sono come tutti morti viventi, sono tutti addormentati. Tutti dormono, tutti camminano, vedete, gli occhi sono persi, stanno pensando
stanno pensando, il pensiero li sta agendo, è il pensiero che pensa per loro, loro non pensano. Io quando devo pensare penso, quando finirò questo spengo, basta. Mi viene chiesto, riaccendo, parlo, spengo. È una cosa naturale, accadrà anche a voi, non è assolutamente affettata, all'inizio è chiaro, per prendere una certa azione diventa così, ma non è così. Non pensiate che assolutamente voi perdete la spontaneità, all'inizio la perderete un po', ma poi riappare, diventa automatico, così come andare in bicicletta. Dovete capire che il pensiero è tutto, il pensiero è l'energia astrale, il pensiero esce fuori dalla vostra testa, dal vostro corpo e dovunque, ovunque, si allarga ovunque, ovunque noi lo possiamo vedere, questa è la forza astrale, in tutti i pianeti, il pensiero non ha tempo e non ha spazio, un piccolo pensiero può raggiungere Plutone in un secondo, ma neanche in un secondo, può raggiungere gli dei, ma gli dei non vi ascolteranno perché? Perché c'è il pensiero del calcio. Oggi c'è la partita, quindi a mezzogiorno me la devo vedere alle 6, poi ci sono le Olimpiadi, poi ci sono questo, poi c'è quest'altro. Una mi ha chiesto, maestro, lei ieri nella pillola di Spreaker ha detto, ok, che dovevo mangiare i cibi della nostra terra. E mi chiedeva, e le spezie? Due sono le cose, o te le crei, o te le cultui, cioè te li metti là, o non le mangi. Oppure le mangi e pace, continui a mangiarle così. Ma una spezia, anche se è indiana, e la cultui e la crei dove tu vivi, parla la lingua e prende l'energia di quel posto. È questo che sto tentando di dirvi. Voi dovete essere all'inizio energeticamente unici, senza disperdervi, anche nel cibo. Perché il cibo crea il pensiero. Il cibo è materia che poi diventa sottile, diventando sottile diventa pensiero, diventa energia che faccio in modo, io mi sto muovendo perché ho mangiato. Se non avessi mangiato da 40 giorni sarei così, sarei morto. Quindi sto pensando perché ho mangiato. Quindi quel cibo che ho mangiato si è trasformato in energia, si è trasformato in pensiero, si trasforma in amore. Voi amate perché mangiate. Voi siete ciò che mangiate, ma non mangiate soltanto cose fisiche, mangiate anche altro, mangiate tutte le schifezze che gli altri vi dicono con le parole, mangiate tutto quello che ascoltate in televisione, tutto quello che ascoltate sui computer, i social, le persone, negli autobus, al lavoro, voi mangiate schifezze, la luce stessa vi programma, il sole stesso vi dà il cibo, perché filtrando direttamente va a colpirvi. Questa è la scienza ammonia, per questo gli antichi si chiudevano nel buio per fare le pratiche, per non essere interferiti. Lo so che non sono moderno, mi dispiace per voi. Se volete seguire la scienza armonia e diventare immortali, queste sono le condizioni. Se no, chi vi dice niente? Continuate tranquilli ad andare alle partite, a mangiare le spezie che arrivano di là, a mangiare le frutti, fate quello che volete, io vi do le regole, poi ognuno fa quello che vuole. Questo in una città del nord Italia è difficile, gli unici rifornimenti sono solo... certo, allora perché farò il programma Progetto Indipendenza per la Vita? Per insegnare proprio a fare in modo da se stessi di farsi le cose. Ragazzi, uno dice, ma sono nella città, non posso cambiare, no, non cambierà nulla. Questa cosa la stavo cominciando ad intuire, che bisogna mangiare solo quello del posto in cui viviamo, va bene, bravo Antonio, è la realtà, ne ho parlato ieri, ma nella scienza ammonia era questa, coltivati il tuo orticello. No, io non sono moderno, Simona, mi dispiace, lo dico a tutti, io non sono per nulla moderno. A me mi dà fastidio questa globalizzazione, fastidio perché sta semplicemente facendo diventare tutto un pastore, un blog, senza anima, non c'è anima, non c'è più anima, non esiste l'anima, stanno distruggendo la vostra anima, stanno togliendo tutto ciò che voi siete, ma non lo vedete. Vedete queste cose. Questa perché? Perché nella luce astrale hanno inserito tante idee e vi stanno martellando, ma perché? Per il vantaggio loro, ma non per il vantaggio vostro. Ricordatevi, il cibo diventa pensiero, voi siete ciò che mangiate, anche nei sentimenti. Volete una prova? È semplice, la prossima cena bevete un bel bicchiere di vino, mangiate un po' di peperoncino e mangiate una bella bistecca di carne, vedete se non siete appassionati.
mangiate una semplice mozzarella, un po' di verdura e vediamo se siete appassionati. Dici, ma la carne sarebbe appassionata? No, vi faccio vedere che porta una certa energia. Intendo il calore, ma è la verità. Questo è il problema. Attenzione, create una dieta mentale, osservatevi nel profondo, guardatevi. Io non posso, cioè, quanto potrò durare a dire queste cose con questa forza? Magari fino alla fine della vita, magari entro 20 anni, 30 anni, 10 anni, 5, non lo so quanto sarà, lo so, ma non lo dico. Ma, e poi? Ma possibile che bisogna ridirle sempre? Ma il lavoro mi tiene impegnato. Alcuni mi dicono, ma io sono così, maestro. Ma che sei così? T'hanno creato così, tu non sei così. È una gabbia terribile, sì, Maurizio, ma io vi sto dando le chiavi, porca miseria. Queste sono le chiavi, ma le volete usare o no? Andate sul sito, vedete le cose che ci sono, parlate con me, parlate con chi cavolo vi viene in mente. Ma vi sto dando le chiavi di uscire fuori, solo che non volete uscire perché ma noi abbiamo degli impegni. E chi si impegna per voi? Guardate che sul letto di morte ci arriverete. Questo è poco ma sicuro, è l'unica cosa certa della vita, la morte. E che avete fatto? Niente. Ma se non fosse reale, starei qui ogni giorno a rompervi le balle. Sarei qui a dire. No, stare a fatto, guarda, vedete, mi andrei ai mari del sud e me ne starei lì tranquillo a fare qualsiasi cosa. Vi sto dando le chiavi della gabbia. La luce astrale, quello che c'è qua dentro, che questo cervello percepisce. Il vostro midollo spinale, fino al cervello, è una specie di antenna di Tesla. L'avete visto, no? Un'antenna e poi c'è un globo da cui escono tutti i fulmini. Bene, il vostro cervello è uguale. Attira e percepisce e crea. Perché non imparate a creare? Ecco le assunzioni alchemiche, ecco l'alchimia iniziale vegetale, poi diventa minerale, metallica, umana, ecco tutto ciò che è magia, le tecniche, le pratiche, tutto ciò che viene fatto, magia sintetica, deprogrammazione, per liberarsi da tutta questa schiavitù del cavolo. Io vi sto dicendo di essere liberi. Fate la vostra dieta mentale. Da domani. Pensate che cosa dovete dire, che cosa dovete pensare. Scrivetevelo adesso. Io penserò a questo, secondo farò questa cosa, terza cosa, quarta cosa, quinta cosa. Non ne fate tante, poche, ma fatele. E neanche se Dio scendesse e appare come sul Sinai, vi appare un roveto ardente, tu non devi fare, tu lo devi fare. Dici no, senti, mi dispiace, sono impegnato, Dio, ci vediamo fra un'ora. Ok? Perché Dio siete anche voi. Voi siete Dio. Ve lo siete solo dimenticato. Ve l'hanno fatto dimenticare. Queste sono le chiavi, le prime chiavi. Sono semplici, perché non posso qui andare a dire chissà che cosa posso andare a dire. Posso dire, posso instradare. Ma sapete quanti problemi che mi sono portato nella mia vita da quando dico queste cose? Potrei smetterla, ma lo faccio per amore. Per unire, non nel blob che vogliono fare loro, come tante formiche e insetti, per avere un unico pensiero, quindi fare quello che loro vogliono che voi facciate. Attenti, i social, YouTube, internet è una grande rete di libertà, ma è una delle più grandi reti di schiavitù. Diciamo che siamo cuccioli di dei, ma almeno cominciamo a crearci, a diventare più grandi. La solitudine, il silenzio, il guardarsi dentro, il osservare che cosa vi passa nell'anima, nel cuore, nel cervello, cosa ha captato il cervello, il capirlo. Non è psicologia, perché vi sto dicendo, lì vediamo le energie che ci sono, che possono essere anche usate. In magia vengono captate e vengono usate. Qui mi fermo. Silenzio. Calma, siate il più soli possibili. All'inizio è importante, perché non siete forti, è come una pianticella appena spuntata, non può resistere la tempesta. Chi è sulla strada, all'inizio, si rende conto
cosa che non si rendeva conto prima, della sporcizia che c'è quando entra in contatto con gli altri, ne sente le emozioni, i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le rabbie, le ire, le gioie, ma perché? Chiudete, imparate a chiudervi nella bolla vostra, ma che sia potente, perché se poi entrate in contatto, pensate di aver fatto la bolla, come ho descritto su YouTube e altre cose, sembra una sciocchezza, ma è una tecnica mentale molto precisa. Se voi fate la bolla, ma tornate a casa e siete stanchi o nervosi, qualcuno ha agito su di voi. Qualcuno ha agito su di voi. Com'è lontana la purezza da questo mondo. La purezza viene da virtù, che non ha niente a che fare con le religioni, non ha a che fare col fare i fioretti, niente a che fare col non fare sesso, niente a che fare, proprio no. Ma proprio no, non c'entra niente, per esempio, la purezza con non fare sesso. Attenzione, questa è la fissazione delle religioni per poter dominare la vostra energia sessuale, per non darvi gioia, felicità, estasi che vi renderebbero liberi. Ricordatevi che le tragedie hanno sempre avuto più successo delle commedie, perché la tragedia ti spaventa e ti fa seguire le regole. Vedi cosa è successo a questi? Vedi cosa è successo se non segui la regola? Vedi cosa succede a Romeo e Giulietta se per caso si amano contro il desiderio delle famiglie? Muoiono! La commedia è tenuta da parte, leggete Il nome della rosa, vedete il film anche fatto bene, la commedia fa liberare dal dominio. Ecco la satira, quando è fatta bene. Non certamente come quelli che fanno Charlie Hebdo, che tutti siamo stati con la bandiera Jésus Charlie, io no, perché era tutta una finta, ed ora scrivono contro quelli che muoiono inconsapevolmente lì sotto un hotel, sotto la neve, bambini. Solamente ascoltare. Grazie Antonio, deve essere così, perché stai sentendo la verità. Io sto dicendo la verità, non ve la dice nessuno, queste cose non ve le dice nessuno, perché non gli conviene. Immagini di iscriverti alla massoneria o iscriverti a un ordine, ti vieni a dire queste cose. E non te le possono dire, altrimenti te ne vai. Non ti possono dire tu sei una cifra, sei un numero solo, tu sei un dio. Ti dicono tu devi seguire, devi fare questo, devi fare questo rito, devi fare quest'altra cosa, devi fare quest'altra cosa, devi metterti qua, devi metterti là, e tu devi sentirti soddisfatto perché fai parte di una squadra. Ma chi se ne frega? Perché il pugilato sta andando giù o per esempio tutti gli sport singoli vanno giù? Ah, io adoro il tennis, sai perché? Perché o sei bravo da solo o te ne vai. Il calcio, sì, il calcio è bello quando c'è qualche numero, cose varie, ma devi essere squadra. E ha successo oggi il calcio perché? Perché c'è la globalizzazione. Vedete lo schifo che fanno con tutti i soldi che ci sono dietro. Dov'è il calcio più? Il vero calcio che vedevo io negli anni 70. E già lì cominciavamo male, voglio dire, vabbè, lasciamo perdere il calcio, per dare un esempio che oggi, gli eventi mediatici enormi, e vi succhiano energia. Io vi posterò, dopo, alla fine di questa diretta, 2 immagini che mi sono arrivate di cosa c'è che succhiano. Un UFO grande quanto una casa dietro una nuvola e un essere elementale dell'aria. Per vedere chi è che vi succhia. Potete pensare quello che volete, io vi posterò questa cosa. Fai vedere chi è che agisce, esseri sottili, fisici e sottili. Fisici per farvi quello che vi fanno tutti i giorni, che vi dominano, vi schiantano, vi danno... Prendiamo i mutui, perché devo venire a pagare a te il mutuo? Non è una schiavitù? Far ridere il liberatorio come nel libro del... certo, deve essere proibito il riso, devi spaventarti, perché Yahweh è un Dio di vendetta. Siete liberi, cominciate a riappropriarvi di voi stessi. Create un centro nella vostra vita, osservate la luce astrale dentro di voi, chiudete gli occhi e osservate le immagini, scrivetele se volete, prendetene nota, lì saprete che cosa sta per avvenire dentro di voi, saprete cos'è quello che sta per avvenire, il prossimo vostro futuro. Guardate che non sto scherzando per niente, guardate che è la verità. Da qui discende tutta la scienza antica. Oggi vi spingono tutti a guardare all'esterno, perché non guardate un pochino dentro?
Io vedo su YouTube ci sono tanti predicatori, chi parla di identità assoluta, chi parla di leggere libri, Evola, Burkhardt, cose varie, ma nessuno che dice ma tu che cosa pensi? Io invece sono l'unico che vi dico sì, leggete qualche libro di quello, ma vi dico fate da voi, state nel silenzio, conoscete la vostra essenza e saprete tutto. Svegliate il vostro nume. Il nume è il sé superiore, voi, che non ha bisogno di pensieri. Egli è nel cuore, è qua. Come diceva il mio maestro, sveglia il re e tutti gli altri seguiranno. Sveglia il cuore. Ma non sto parlando delle cose sentimentali io, Sto parlando dell'energia che è qui dentro, la prima opera alchemica. Sto parlando della coscienza, di chi siete veramente. Voi non siete numeri, voi non siete pecore, voi non siete insetti. Voi vi state piegando a 1000, 1500, 1200 euro al mese per far felici i nuovi signori, le multinazionali, i vecchi nobili riciclati. Tutto questo fa parte della libertà. L'iniziazione non è sottoporsi a una cerimonia, quello viene dopo. Prima di poter avere questa iniziazione e che sia effettivamente valevole, devi prima vivere in una certa maniera, poi diventa valebile. E qui entriamo nella valenza e nella verità delle iniziazioni, la validità e quelle no. Se io, qualsiasi uomo, faccio domanda a qualsiasi ordine dentro, entro, mi mettono in un tempio, mi fanno dei riti, delle cose, io mi sento iniziato. È una cavolata, perché io arrivo sporco, arrivo programmato, arrivo tutto, quindi non faccio altro che prendere, veicolare tutti quei pensieri che mi daranno, che magari sono anche buoni, no? Per elevarmi nella mia conoscenza, e quindi veicolo tutto ciò e lo sporco. Per essere iniziati, e quella è un'iniziazione non valevole, come oggi ci sono. Oggi si è imbastardito tutto, oggi non esiste più una vera iniziazione, oggi i tempi sono brutti veramente. La vera iniziazione può avvenire dopo almeno 1 anno, 2, 3 di tirocinio pratico che ti ha liberato dentro, che ti ha fatto vedere chi sei, in modo che quando poi il rito, se deve essere rito, o il conferimento, quello che sia, o l'energia, o quello che sia, ti viene conferita, non sia sporcata e dia il meglio di se stessa. Ma insomma, ma anche il contadino non sistema prima il terreno prima di seminarlo. Potrebbe seminare in un terreno incolto, in un terreno duro? E queste sono le persone che si presentano con la sicumera e con l'immagine, con le fanfaluche nella testa per essere iniziate agli ordini. L'iniziazione avviene prima nella vita, nelle tecniche della vita, nelle realtà che vi sto dicendo, poi può essere fattiva se è fatta dopo, quando la persona è pronta, altrimenti non non farà nulla, rimarrai quello che sei. Ma sapete quanto ne ho visti io che sono stati iniziati e sono usciti e tornati, se non peggio, cioè dall'ordine, anzi ne erano frustrati perché o c'erano regole sessuali o regole di cibo, e sono frustrati perché uno che è abituato a mangiare carne o abituato in una certa maniera non può di colpo sottomettersi a delle regole. Prima devi modificare, devi programmare il suo carattere, il suo modo, in modo che quel carattere lui capisca che è soltanto una cosa che gli è stata imposta. Quando torna nel silenzio, nella tranquillità, quando è tranquillo, quando hai arato il campo, quando la terra è pronta, può iniziare, cioè gettare il seme. E lì germoglierà, e allora creerai veramente un maestro. Non creerai un sottoposto. Ecco la differenza tra l'iniziazione come oggi è pensata. Vai su internet, aspetta, cosa voglio diventare? Voglio entrare nella Golden Dawn? No. Nell'OTO? No. Voglio entrare nel martinismo, nella massoneria, nella Rosa Croce, nell'ordine del Tempio, nell'ordine dei Cavalieri Templari, nell'ordine di qua, nell'ordine di là. Scelgo, soltanto join internet. Ma no, ma forse è meglio che diventi un sufi. Ma no, ma io preferisco l'iniziazione sciamanica, io invece preferisco l'iniziazione di quella lì che stanno lì in Giappone, da mio Rengekyo. No, ma io invece, sai che ho pensato? Ho pensato di diventare un tantrista. Aspetta, vediamo dov'è. Ecco, maestro tantra, benissimo. E scelgo l'iniziazione. Ma secondo voi questo funziona? Ma siete voi degli stupidi? Come può funzionare? Se siete sporchi, se siete bloccati, se avete una massa di pensieri nella testa che deve prima essere tolta.
deve essere pulito il vostro campo astrale. Allora può succedere. Lo vedete l'inganno? L'iniziazione può avvenire solo quando il terreno è arato, quando la vostra mente è pulita, la vostra anima è candida. Ecco la deprogrammazione. Andate, ho messo tanti corsi online a costi irrisori, perché devo mantenere il sito, devo mantenere le cose. Fatele. Fatene qualcuno, anche di una settimana, un mese, ma fate qualcosa, muovetevi, provate. O andate da dove cavolo volete, non per forza da me, dovunque, se trovate qualcosa che viene detto come io lo sto dicendo. Non potete però, potete capire che se fate il barbiere non potete andare ad accostare, no, perché il barbiere è una cosa negativa, poi, che ne so, il parrucchiere, l'operaio, il camionista, non potete avvicinarvi all'iniziazione con quella mente, con quelle situazioni. Se fate l'insegnante, il filosofo è adatto all'iniziazione, ma quando mai è adatto all'iniziazione il filosofo? Ma peggio di peggio. Io preferisco la gente comune, normale, semplice, il contadino che sa come nasce il grano, sa quando lo deve seminare e che mi sta capendo adesso quando dico ma non devi preparare il terreno prima? Agostino mi ha regalato delle arance che noto giù che sono straordinarie, delle confetture straordinarie, si vede che ha preparato il terreno, le ha piantate senza tutte le cose di oggi, sono straordinarie. Quando ne mangi uno dici mamma mia, mi sembra di tornare agli anni 70 quando mangiavo a casa mia. Grazie Agostino, con tutto il mio cuore davanti a tutti, sono dei doni straordinari, darmi un po' di arance mi ha portato, non solo, il vino che mi hai portato, che fai tu? Senza tutte le sciocchezze. Quindi che cos'è? La sincerità della situazione. Agostino sa, va, lavora il terreno, ci mette tutte le varie cose e nascono. Non può, certamente sa benissimo che il seme, l'iniziazione, non può attecchire se non va a sistemare il tutto. È importante questa cosa, è fondamentale questa cosa, dovete capirla questa cosa. Quindi non vi fate fregare da tutta la cosa che c'è, iniziazione all'ordine, ogni giorno ne appare uno, c'è con il drago, c'è quello che si mette la tigre, quello si mette il leone, quello si mette la stella a 5 punte, quello si mette la stella a 7 punte, quello si mette la stella a 6 punte, quello si mette un'immagine di una donna nuda, quella si mette la freccia, quello si mette la luna, quello si mette il sole, e un altro dice mi metto le stelle, perché altrimenti come devo fare? Mi metto le stelle, uno si mette la galassia. Ma ragazzi, su, ragazzi, l'iniziazione vera può venire dopo che hai vissuto nella vita. Io mi ricordo tanti anni fa, ero un ragazzino, prima di conoscere il mio maestro all'epoca, telefonai a un certo Mario Avismat della Svizzera. Volevo essere iniziato. Telefonai e dissi io voglio essere iniziato. Sapete cosa mi disse? L'iniziazione è la vita, comincia prima a vivere, poi quando sarai pronto, se sarai pronto, se avrai capito, se sarai liberato dentro, potrai essere iniziato. Cioè, mi dice, ma come? Non si è iniziati prima e poi ti cominci a liberare? Questo è l'inganno che oggi la controiniziazione ha fatto in questo mondo decadente. Potete scegliere l'iniziazione come al supermercato, pacchetto relax. In cosa vuoi essere iniziato? Alla magia sessuale? Alla magia spiritica? Vuoi essere iniziato alle energie? Vuoi essere iniziato... Ecco, la mente. Tutto ciò è nel campo mentale astrale. E voi che fate? Veicolate mediante queste energie che già avete cose che invece non dovreste veicolare. Dovrete essere liberi, preparati, sciolti. Questo volevo dirvi oggi, che è il giorno del sole, della chiarezza, ma non del sole che vedete nel cielo. Il sole vostro, il vostro nume. Quello è il vostro sole. Se ho offeso qualcuno, chiedo scusa, non era la mia intenzione, ma questa è la scienza ammonia e mio obbligo, finché campo, è divulgarla, affinché l'uomo ridiventi re di se stesso e la donna regina di se stessa. Buona domenica a tutti, con tutto il mio amore.